Vediamo se siamo più fortunati. Chissà. Vediamo se questa cosa funziona. Allora, il film sta finendo e vediamo se riusciamo ad avere Sushrut Jain. Eccolo! Hello Sushrut! Hello, how are you? Hello. Funziona! It works. Viva! Thank you. We had some Sushrut, technical thank you problems for today. your lovely movie. Oh, thank you. Thank you for watching it. Grazie per aver visto il mio film. Che Questo applauso è per te, facciamogli un altro applauso, è notte a Mumbai. A big applause for you. We know it's late at night in Mumbai. I'm actually in Washington D.C., so it's early evening. È vero, È a scusate, con Washington questi fusi. DC, quindi è primo Meglio pomeriggio. per lui che Much non... better for you. Yes. Allora, qui a Firenze è una giornata piovosa, un po' cupa, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici e siamo molto felici di chiudere la giornata con questa commedia molto carina che ci ha messo così di buon umore, ci ha alleggeriti. Okay. So it's a very gray and rainy day here in Florence, and we had some technical problems today with the connection. So we're very happy to close the day, the night, with your lovely movie, which is a comedy that really cheers us up. That's great. Quindi grazie. Io vorrei farti una prima domanda e chiederti se c'è qualcosa di autobiografico in questa storia, se quel bambino sei te o un amico o un parente, insomma, o qualcuno che conosci. So the first question I want to ask you, is there anything autobiographical in this film? Is you that boy or a friend or someone you know or a relative or something, or not at all? Not really. Although what is interesting is that the film was shot in the very apartment building in which I spent my entire childhood. So what you see on screen, that is the very building in which I grew up. So that is, in a sense, autobiographical, but not the story itself. I stole people and characters from people that I grew up around, but the story was completely made up. Okay. No, in effetti non c'è niente di autobiografico in questa storia, è una storia che ho inventato, però quello che c'è di autobiografico è proprio il condominio, perché è lo stesso edificio nel quale io abitavo da bambino e quindi dove sono cresciuto. E per quanto riguarda i vari personaggi, sì, ci son persone che conosco che magari mi hanno un po' ispirato, ma comunque non la storia l'ho inventata, c'è solo il condominio che è della mia infanzia. Bene. Ricordo che siamo anche live sul nostro pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Vedo che ci sono delle persone collegate, lo vedo lassù. Okay, we are live online and there are people following us on the YouTube channel. E quindi ricordo anche chi è collegato può fare le domande che desidera, oltre a chi ho qui davanti a me nel cinema. Donatello? And there will be questions from here and also from, if there are, from people who are following us on Facebook or on the YouTube channel. Okay. Allora, vorrei fare prima io un'altra domanda. Il film è uscito nei cinema negli Stati Uniti oppure in India? Ha avuto un'uscita nei cinema oppure o da qualche parte, insomma, oltre che essere stato nei festival? Okay. Has the film been screened? So, I mean, apart from festival, has it been released in India or in US, either in a theater or on a platform? What kind of release has the film got, apart from the festivals it has been traveled to? So, of course, it has been to a few festivals, but now also we have a sales agent who is selling different territories. So last we heard it was sold to Sky TV in the UK. So if you live in the UK, you can watch it on Sky TV. It's been sold to a few territories in Asia, Middle East, Indonesia, Singapore, Malaysia, UAE, things like that. But we're planning, when all of this is over and there's some sense of normalcy and people are going back to theaters again, and we're going to try to do a theatrical release in Mumbai and New Delhi and a few cities in India. And that will be probably, my hope is next year sometime early. And that'll be, wonderful. But we've been waiting for 2 years, just like everybody else, being patient.
Allora, questo film per il momento è stato a molti festival, adesso abbiamo un agente che lo sta vendendo su vari mercati in vari paesi e per esempio recentemente è stato appunto preso da Sky TV per la Gran Bretagna, quindi lì sarà possibile vederlo su Sky e comunque è stato venduto anche in molti paesi asiatici, Malesia, Indonesia, Singapore, eccetera. E per quanto riguarda invece l'India, stiamo aspettando, come molti, che tutto ritorni normale, perché stiamo pensando ad una, uscita in sala in alcune città importanti, Mumbai, Delhi, eccetera, e appunto ci vuole un po' di pazienza, son 2 anni che aspettiamo questa uscita in sala, però speriamo di farcela, direi per il prossimo anno all'inizio. Bene, bene, noi glielo auguriamo. Ci sono delle domande? Sì, ecco, arriva subito il microfono. Eccolo. A question, Sushrut. Yes. Okay, I like very much your film. I think it's basically a coming of age. It's very good, the match between the character and the actors. I think the casting was great. Thank you. I want to ask you, I think you are perfectly aware that there is something under the comedy. There is something quite deep, but not didactic. The very good thing is not didactic. It's something about you can show how is hypocrisy, how is the situation of discrimination, but in a very subtle and very light way. How did you do this? Is only about screenplay, or there is something about your experience? Can you tell us some more? That's great. I mean, that's a great question. Thank you. We need to translate, excuse me, into Italian. Okay. La domanda dice che appunto questo film è piaciuto molto a chi ha fatto la domanda, è un film un po' sulla crescita, diciamo il coming of age, la crescita, lo sviluppo di questo ragazzino e poi ottima scelta di attori rispetto appunto ai ruoli che devono interpretare, però appunto si domandava che è chiaro che c'è qualcos'altro oltre a questo aspetto di commedia, oltre alla commedia, non è qualcosa di non vuole essere didattico il film, ma si capisce che c'è appunto un messaggio che riguarda la democrazia, la discriminazione, eccetera. E voleva appunto sapere dal regista se questo appunto è soltanto perché così è la sceneggiatura o se comunque c'è una sua esperienza personale, se c'è un discorso suo che voleva trasmettere. Ok, thank you. You can go ahead with the answer. I mean, it's a great question, and I think it's true. I worked very hard in the writing to try to show what's the reality without trying to be a teacher. You know, I still wanted to just entertain people, move people, tell you a story. But of course, underneath that story, I'm trying to say something about, you know, this is the reality, and there are problems in this society, and it's this is how these problems develop. You know, there is a mob mentality, and usually women of a certain type become the victims of that mob mentality, and this is happening every day. So the movie I tried to make it in a very everyday feeling, that it's just normal life for everybody, but it builds and builds, and it, you know, for the person at the center, the woman at the center of it, it is you know, it's not an everyday event. It can be horrible. It could be much worse. Could have been much more sensational if I wanted to go down that route, but I did not want to make it sensational. I did not want to make it about sexual assault or something like that, because then that distracts sometimes from just the everyday nature of these problems. Sì, è assolutamente vero questa sua osservazione e appunto anche nello scrivere proprio questo film ho cercato un modo per mostrare la realtà senza togliere niente a quello che voleva essere il mio film, ovvero un film che distraesse, che divertisse, eccetera, ma volevo che sotto a tutto ciò ci fosse anche un occhio, si mostrasse la realtà e i problemi che esistono in questa società e che ci sono e come questi problemi possono nascere e cosa ci sia all'origine di questi problemi, un tipo di mentalità maschile che può colpire
la donna, le donne appunto, ma volevo appunto far vedere come tutto ciò possa avvenire nella vita normale, nella vita quotidiana e pian piano possa crescere e diventare qualcosa di ben più grosso. Però non volevo diventare qualcosa che non è più vita normale o quotidiana, ma può diventare veramente orribile per la donna che ne è l'oggetto. E quello che vedete qui ovviamente non è così orribile, so bene che ci sono fatti, esempi molto peggiori, ma non volevo appunto ricorrere a qualcosa di forte, violento, tipo che ci fosse stato un caso di stupro o cose del genere. Non volevo che ci fosse questa cosa sensazionale che smuovesse, che fosse così forte. Volevo al contrario che si notasse come tutto ciò può appartenere subdolamente alla vita normale, alla vita di ogni giorno. Certo. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande? I agree that the casting was great. Oddio, dov'è? And to me, one of the most impressive elements of the movie was the performance by the young adult who played Bharat. How did you find him, and what was it like to direct a lead actor who I assume is not a professional? I translate the question. Anche Peter ha amato molto questo film e ha trovato che la scelta dei protagonisti e gli attori fosse ottima. È stato colpito soprattutto dal ragazzino, da Bharat, e chiede come l'ha trovato e com'è stato dirigere questo ragazzino che immagina non essere un attore professionista. Yeah. So you're right that it was not easy to cast for that position for the young boy. He was a 13-year-old boy, and we put out a casting call, and we had hundreds of kids come in. In Bombay, it's a very alive industry, lots of commercials, TV, and all of that. So there's a lot of kids who want to act. So many of them came to audition, and most of them, they were doing a kind of Indian style acting, where everything is like, oh, it's like overdone, and it was. I could tell right away that this is not going to work. And then one day I came into the audition room, and there was a boy who was reading the lines, and he was very, just delivering the performance, not overacting. And I thought, wow, this guy's great. And I made him do another scene right away, and he did it. He was very studious, very focused, and he wanted to. He was listening very well, and it was fantastic. And in many ways, working with child actors can actually be easier. Because they want to learn, and they can immediately, you become in the teacher-student kind of mentality because you're an adult. And adult actors sometimes have bad habits, and it's very difficult to make them untrain those bad habits. So I actually really enjoyed working with all the children in the movie. They were wonderful. They brought a lot of joy and life, authenticity. So yeah, it was really good. I think the next part of one thing I wanted to say. So right when we were shooting our film, the boy playing Bharat, the lead role, he also auditioned for a big Hollywood movie, and he got the part. And he ended up playing the lead role opposite Hollywood superstar Chris Hemsworth in a movie called Extraction, which is on Netflix. So we know that they went through a very long process of casting. So we sort of accidentally cast this boy, but apparently he's really good. So, yeah. Non è stato facile il casting per il ragazzino, anche perché appunto se si cerca un ragazzino di 13 anni a Mumbai ne arrivano migliaia, perché appunto a Mumbai si gira molto, non soltanto film, spot, eccetera, quindi tutti vogliono entrare in questo mondo, e la maggior parte di questi ragazzini ai quali ho fatto i provini arrivavano e facevano subito il tipo di recitazione molto indiana, molto esagerata, molto un po' sopra le righe, diciamo, che non era assolutamente il tipo di recitazione che cercavo per questo ruolo. E poi un giorno invece sono andato lì a dove si facevano i provini, e c'era questo ragazzino tranquillo che non ha fatto niente di straordinario, di esagerato, di super indiano, eccetera, ma appunto gli ho fatto fare una scena, l'ha fatta benissimo,
E poi era molto concentrato, molto attento a quello che le si diceva, è stato cioè un'ottima scoperta. E devo dire che in realtà certe volte è anche più facile lavorare con i ragazzini, con i bambini, perché se si diventa un po' insegnanti per loro, rivedono appunto nell'adulto una persona dalla quale imparare. Molti bambini son curiosi, vogliono imparare. Invece certe volte è più difficile con gli adulti che hanno preso delle diciamo dei brutti vizi, delle brutte abitudini o così, un brutto stile, eccetera, è molto o che sono abituati, allenati, addestrati a essere in un certo modo quando recitano, che è molto difficile far loro perdere questo, training che hanno avuto. Comunque è sempre molto bello lavorare con i bambini perché portano sul set un sacco di vita, un sacco di gioia, un sacco anche di autenticità, spontaneità e comunque questo voglio dire che questo ragazzino dopo aver fatto questo film, anche voi l'avete apprezzato, è stato notato e adesso ha avuto un ruolo il ruolo principale in un film prodotto da Netflix che si chiama Extraction e quindi appunto per noi è stato un caso, trovarlo, però appunto poi per Hollywood no di certo, quindi hanno tratto spunto da questa nostra scoperta. Wow, vedi. Come si chiama? What's his name? The name of the boy? His name is Rudraksh Jaiswal, or he goes by Rudy, R-U-D-Y, Rudy Jaiswal. Allora il nome è lungo, l'ha già detto lui, non lo ripeto, perché per voi tutti basta Rudy. Lo chiaman tutti Rudy, quindi chiamiamolo Rudy anche noi. Bene, bene. Ci sono altre domande qui? Vediamo se ci sono domande. Any questions Ci from sono, the ecco, c'è una domanda online. Allora, la leggiamo. Sì. Can you read the question on the screen, Sushrut? Yes, I see a Okay. question and it says, Hi, do you want me to read it out for you? no, I can read it. It says, "Hi, I really liked the movie. It was sweet, but I would like to know what have you tried to convey the message to the young teenagers from this film?" I just We- translate the We'll question. translate it One into second. Italian, just one One second. second. Allora, la domanda è che appunto è piaciuto molto il film, ma si domandava appunto che tipo di messaggio vuole trasmettere ai giovani, agli adolescenti da questo film. Okay, go ahead. Thanks. Yeah, so I mean, I think the message should speak for itself, and people should take whatever message they want from a movie. The message that I tried to convey is that there is a clash happening between the Indian patriarchy, the old male dominated way of doing things, and sort of modernity and modern Indian women who want to be more than just a housewife who keeps her eyes down and does her job. And so that clash is happening every day. And I think young men in India have to choose a way for themselves. Are they going to choose the old way of their fathers, or are they going to sort of be better at this? Be more attentive, be more, think about women in a different way. And that's sort of the idea that I'm trying to present, and I'm trying to show a boy who basically struggles with that himself, because he doesn't have any role models to sort of show him how you talk to a girl, how you treat a girl, and whether she's a girl or a woman, and he has to sort of learn that for himself in the movie. And so the message is sort of within that. Allora, secondo me appunto il messaggio insomma è nel film stesso, però ognuno ci può prendere ciò che vuole. Diciamo che quello che volevo, dire io è che esiste nella società indiana uno scontro molto forte tra quella che è il vecchio modello patriarcale indiano, appunto con questa mentalità, maschile, eccetera, e dove appunto la donna è soltanto la casalinga, sta a casa, eccetera, eccetera. E invece l'altra posizione è quella delle donne indiane moderne che invece questo ruolo di solo casalinga cominciano a sentirlo stretto e si stanno emancipando. Quindi questo scontro fra questi due aspetti della società ed è qualcosa che succede, che si verifica ogni giorno appunto nella quotidianità e i giovani
devono scegliere da soli da che parte, cioè quale posizione prendere e quale via seguire, appunto, se magari scegliere di trattare le donne in modo, di vedere le donne in un modo, in una posizione migliore, essere più attenti a loro, eccetera, e cioè prenderle in maniera diversa rispetto a quello che hanno fatto i loro padri. Però anche all'interno di questo ragazzino, appunto, c'è questo conflitto, perché mancano in realtà dei modelli. Cioè, infatti il ragazzino non sa neppure lui come ci si presenta, come si parla o come addirittura si corteggia una donna, che sia una ragazzina o una donna, è lo stesso. E quindi quello che avviene è che si trova ad apprendere, e quindi questa crescita, questa cosa da solo nel film. E questo è un po', se volete, il messaggio. Grazie, thank you Sushrut. C'era un'altra domanda, se non Thank you. sbaglio. Eccola. Buonasera, complimenti per il bellissimo film. Una domanda forse banale, ma quali sono i maestri del cinema indiano internazionale che influenzano il suo lavoro? So congratulations for your wonderful film. A question which might sound trivial, which are the Indian or international film master of filmmaking that inspired you, if any? Oh man, this is an Italian audience, so I can tell you, I love the greats. I love the Vittorio De Sica. I go back to that. I go back to realism. I've always been deeply moved by movies that show you the world for what it is. And I think the Italians obviously did that beautifully back in the 50s, obviously in the 40s. And in India, of course, we had Satyajit Ray. I know it's very cliched today to talk about Satyajit Ray if you're Indian, but the truth is that it still remains, to me, the gold standard of storytelling, where you are taking the audience into a world, and the world is made authentic and real. And some, again, I also love Fellini, actually. I'm not pandering to the Italian audience, but those are all my heroes. And of course, in the West, in America, there are many filmmakers. I love the Coen brothers are heroes of mine, even though that's not realism necessarily. It's very stylish, but they always have a purpose behind their story. So you can watch the movie and then you can watch it again, and the second time and third time you watch it, you get more out of it. So those are my heroes. I mean, there are many, obviously, but those are just a few on my head. Allora, siccome siamo in Italia di fronte a un pubblico italiano, non posso che nominare il grande maestro per me, Vittorio De Sica, non soltanto Vittorio De Sica, ma anche tutto quello che è il cinema neorealista italiano, e perché è in grado, ha saputo mostrarci il mondo per come è, cioè la realtà del mondo, e questo lo trovo la cosa che ammiro, e lo ha saputo fare in maniera strepitosa. E ovviamente per quanto riguarda l'India, anche se può sembrare un cliché, ma a mio avviso il top, diciamo il golden standard della narrazione cinematografica è stato raggiunto da Satyajit Ray. Ormai è stato iper nominato e lodato, ma per me è ancora un grande maestro, e perché anche lui sa portare il pubblico in un mondo che è reale, che è reale, appunto. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, insomma, sempre in Occidente, gli Stati Uniti, per esempio, adoro i fratelli Coen, che sono diversi dagli autori che ho citato finora, ma i loro film hanno sempre uno scopo, hanno sempre un qualcosa per cui li puoi vedere, ma anche rivedere, e ogni volta che li rivedi c'è qualcosa in più che trovi e che magari non avevi notato prima. Ecco, questi sono, poi ce ne sono molti altri, ma questi sono quelli che mi vengono in mente subito. Beh, noi vi ricordo che proiettiamo un film di Satyajit Ray lunedì sera qui Ciarulata, e quindi se lo volete venire a vedere, a proposito di grandi maestri. So talking about great masters, we are actually screening a film by Satyajit Ray on Monday, which is Charulata. So for those who haven't seen it yet, yeah, it's a great film. Sì. Ci sono altre domande qui oppure online? Bene, allora
A questo sì, le arriva il microfono subito. Volevo sapere sulle location, se ci poteva dire dove aveva girato anche gli esterni, grazie. Where did you shoot the films? I mean, the locations, not of course, apart from the building, but all the external locations you shot the film at. Sure. So I shot the film entirely in Mumbai, where I grew up, where I was born. Most of it in that apartment building in which I was born and raised. And then also, there was some exterior scenes on the streets of Andheri in Mumbai. And then some, we went to, gosh, now I'm forgetting the name of the caves. There are these caves in Ajanta, Ellora? No, not Ajanta Ellora. No, But these are in Bombay actually, and nobody knows. Elephanta caves. Elephanta, yes. Yeah. And so we went to those, and it's amazing. I showed the movie to a lot of people in Bombay, and they did not know. They had never seen those caves, and that's the sad modern tragedy of life in India, that we don't even know what's around us. Yeah. But those caves are very old and beautiful statues and stuff. So, but everything was Mumbai. Allora, diciamo che la maggior parte del film è stato girato a Mumbai e con alcuni esterni dove io sono nato e cresciuto, molto nel quartiere stesso in cui appunto vivevo da bambino, ma anche alcune scene nel quartiere di Andheri, sempre a Mumbai. E per quanto riguarda le grotte, non sono né Ajanta né Ellora, bensì Elephanta, che è vicinissima a Mumbai. Ma la cosa incredibile, anche un po' triste, è che quando ho fatto vedere questo film a persone che conosco e che vivono a Mumbai, la maggior parte non c'era mai stata, non le conosceva. E questa è un po' la triste tragedia della società moderna, che spesso non si accorge, non sa nemmeno cosa ha intorno, non solo in India. E comunque questo è quanto per le locations. I'm sorry, Sì? I want to just say one thing. Yes. That's the Kanheri caves in the movie. The caves in the movie where they go, that's Kanheri caves. It's not the other. Kanderi. Yeah, Kanheri, and it's like 1,000-year-old Buddhist, monastery. È un buddista monastero, sì, un monastero buddista, scusate, antichissimo, Kanderi, e quindi quando appunto le vere grotte, diciamo, invece la parte esterna sulla collina, eccetera, questa è da Elephanta. Infatti si vede Mumbai. C'è una domanda, another question. Sì, io volevo chiedere un aspetto che ho notato nel cinema americano europeo, che diciamo è un po' in crisi ultimamente, molto spesso ha delle nuove proposte che non sono tanto nuove, quindi siamo molto più interessati per esempio dai film coreani, quindi forse l'Asia potrebbe essere l'Hollywood del prossimo futuro, e quindi fare delle forme narrative nuove rispetto a quelle che siamo già abituati a vedere fino adesso. So, well, I think we are going through a crisis in European cinema and American cinema. So there's a sort of, I believe, this gentleman says that this industry in Europe and US is going through a crisis. Mm-hmm. Whilst we do appreciate Korean films a lot, for instance, so maybe Asia is going to be the new Hollywood. So maybe Asia is the place where new filmmaking or with better new narratives will come up. What do you think? I think it's hard to know, because in India itself, I mean, if you're familiar with the Indian film scene, it has some deep problems as well, because there's a challenge with trying to tell stories that are really about what Indian life is like. And then there's Bollywood, which is doing something completely, pure entertainment in a sort of a different kind of way that I don't think is advancing any artistic dialogue. And so there are problems, I think, in all these industries. And the problem really is the struggle between commerce and art. And in the West, it is completely sold out. It is completely about commerce, in LA, in Hollywood, and it is, nobody cares about originality. Really, it's about the numbers, and sales, and that's it. And so when everything is driven
from that point of view, yeah, eventually it's going to rot. And I think that's happened also in some parts of Asia, including India. And so it's a struggle. I mean, I think eventually there will be waves in, you know, in film, and I hope, I don't know where it'll come from, but I hope that there will be more of a, you know, storytelling that from which we walk away, you know, going, wow, I just saw something unique, I just saw something real, but it resonated with me. It wasn't just manufactured, you know, in a factory, you know. And so that's the struggle right now, I think, for film. Penso è difficile appunto dire qualcosa al riguardo. Penso che in realtà ci siano problemi anche nell'industria cinematografica indiana, ovvero diciamo che qui c'è la sfida è tra il poter saper raccontare storie reali, storie dell'India reale, quella che è, rispetto al mondo che ci presenta Bollywood, che è puro intrattenimento. Ecco, che a mio avviso cioè tutto quello che viene fuori, tutto quel Bollywood, film di Bollywood non portano ad un vero progresso di un dialogo, di un discorso artistico, ma penso che appunto questa, diciamo in poche parole, è la lotta fra il film commerciale e il film d'autore, che in alcuni paesi, prendiamo a Los Angeles, Hollywood, praticamente quello che comanda è il botteghino, cioè il film si guarda a quanto rendono, al profitto, quindi non si fa caso se siano più o meno originali, soggetti, eccetera, l'importante è che vendano bene, e chiaramente questo porta a un decadimento, non può altro portare a un peggioramento della qualità e tutto, e questo esiste, questa lotta, e di conseguenza queste situazioni esistono anche in Asia, quindi io penso che ci sarà questo conflitto fra i due generi, fra i due mondi, e certamente ci saranno delle ondate, delle waves, appunto delle tendenze, delle correnti nel cinema verso, e mi auguro che ci sia la possibilità, autori che narrino storie che magari sono piccole storie, ma sono reali e possono avere un eco in molte persone, piuttosto che storie fatte in serie che appunto non hanno grandi originalità. Bene, io vorrei ringraziare Sushrut. Sushrut, thank you so much for being with us. Thank you to everybody who watched the film, and thank you for organizing such a wonderful festival. I wish I could be there, but I'm very happy that you guys could watch my film. È molto contento, gli dispiace tantissimo di non essere qui in presenza, felice che il film sia stato proiettato qua e vi sia piaciuto, e anche di essere stato virtualmente con noi. Quindi grazie Sushrut. We will now go to sleep. I guess your day is more in the middle of the day, so I hope to meet you in person soon. L'ho ringraziato, insomma, sperando di vederlo di persona. Grazie a voi, e quindi buonanotte. Good night. Ecco, e lui l'abbiamo salutato. It's night for us. Thank you so much. E ci vediamo domani con il programma di domani, e non vi dimenticate Cere alle 4:30 e poi Amitabh Bachchan alle 7, alle 19 in collegamento. Grazie, a domani, buonanotte.